Benvenuti all'archivio del signor Santilio e bentornati ad Industria Tricolore. Dopo lo speciale dedicato a Comic Art Games, vale la pena di esaminare più da vicino un altro lavoro della software house che si celava dietro a tutte le produzioni conosciute in quella occasione. Holodream e la sua serie di videogames La Storia Ancestrale. I racconti di The Ancestral Trail nascono dalla fantasia dell'autore sudafricano Frank Graves, che riesce a pubblicarli in svariati paesi del mondo con grande successo. La collana è divisa in 2 stagioni e ognuna di esse si dipana in 26 fascicoli. In Italia arriva nel 1993, edita da Hobby & Work, la quale, in esclusiva per il solo mercato italiano, ebbe l'idea di accompagnare l'opera con un videogioco ad essa ispirato. La genesi di questo progetto ci viene documentata direttamente da uno dei suoi autori, Fabrizio Farenga, dalle pagine del suo blog. Nel 1994 venne commissionata ad Holodream, dalla Hobby & Work, la realizzazione del videogame di una storia illustrata di ambientazione fantasy, che era stata recentemente pubblicata in Italia, La Storia Ancestrale. L'incontro con uno dei responsabili fu organizzato da Massimiliano Anticoli, dipendente di Hobby & Work ed ex direttore responsabile di Amiga Magazine. In pochi giorni l'affare fu concluso. Holodream si impegnava a sviluppare un videogame in 4 episodi della Storia Ancestrale per MS-DOS e Amiga e il gioco sarebbe stato pubblicato in edicola a puntate. Holodream ricevette tutti i numeri della rivista e progressivamente consegnò le 4 puntate per entrambe le piattaforme commissionate. Furono infatti consegnati i 4 episodi per MS-DOS e i 4 per Amiga, ma la Commodore in quel periodo era fallita e dal momento che la piattaforma stava morendo, Hobby & Work decise di pubblicare esclusivamente la versione DOS. Questo significa che le 4 puntate in versione Amiga non videro mai la luce, pur essendo pronte al 100%. A compendio va detto che l'autore ha messo a disposizione di chiunque volesse giocarci sia le 4 puntate della versione DOS, oggetto di questo speciale, sia le rarissime versioni Amiga. La trama ci racconta di Richard, che è un ragazzo come tanti altri, perso nella frenetica e asfissiante routine della sua esistenza. Alla fine di una delle ennesime serate passate tirando tardi al lavoro, decide di accorciare il suo percorso passando per una radura, quando mette un piede in fallo e viene inghiottito in un profondo abisso. La forte caduta lo fa trasalire e dal suo risveglio si trova al cospetto di uno strambo personaggio. Un vecchio che lo fissa silenzioso, Golam, guardiano della forza vitale, il quale sulla base di un'antica profezia ed identificando nell'eterocromia di Richard il segno di riconoscimento di un principe, lo investe dello scomodo ruolo del prescelto e lo spedisce in una missione tesa al ritrovamento delle 6 gemme trafugate dall'albero della vita. Inutile dire che se queste ultime venissero riunite nelle mani sbagliate, sarebbe la fine, le forze del male trionferebbero. Il gioco è nato da un'idea di Fabrizio Farenga, implementata da Farenga stesso e da Raffaele Angius, con grafica curata da Manuele Di Lisio e animata da Raffaele Valensise. Accompagnato dalla musica e gli effetti di Nicola Tomljanovic, il gioco si presenta come un'avventura grafica in terza persona con piccoli elementi action in soggettiva. La rappresentazione del mondo e del personaggio viene resa alla Maniac Mansion o Zack McCracken, ovvero di profilo, con il personaggio che si muove su un solo piano e con lo scenario a far da sfondo alla maniera di una scenografia teatrale. Questo tipo di rappresentazione risulta essere superata e di scarsa resa persino per il periodo di riferimento, il 1994. Basti pensare che l'anno prima erano stati pubblicati Day of the Tentacle e Sam & Max. La grafica è buona, i fondali sono discreti, ma spesso vengono specchiati e riciclati, lasciando al giocatore un fastidioso senso di déjà vu ad ogni cambio di location, risultando nel contempo in un vago senso di smarrimento, lenito fortunatamente dalla scarsa estensione delle mappe che formano i 4 episodi, comunque disconnesse tra una puntata e l'altra. Un buon lavoro è stato svolto in termini di effetti ambientali, suoni di sottofondo ottimamente digitalizzati e accompagnati dal pregevole tema musicale. Essi riescono ad immergere il giocatore nella bella atmosfera derivante dal materiale originale. Le fasi action prevedono un cambio di inquadratura, passando in prima persona e visualizzando sullo schermo il nemico, ottimamente realizzato e ricco di dettagli, anche se animato a malapena, e la mano di Richard che brandisce una balestra. Il gameplay di queste sezioni è molto scolastico e consiste nel vincere l'inerzia del mouse per simulare la mira e centrare i punti giusti. Solo in un'occasione questa fase doveva essere coadiuvata dall'uso di un oggetto presente in inventario, e se il game designer avesse insistito un po' di più su meccaniche simili, ne sarebbe scaturito un interesse superiore nell'affrontare queste fasi. Il corpo del gioco è basato sulla componente avventura grafica e a dire il vero questa è riuscita, con tutti i limiti del caso, abbastanza bene. Il gioco ci invita all'esplorazione e alla raccolta di oggetti, non tutti utili alla risoluzione del gioco, e ai dialoghi, i quali culmineranno quasi sempre in una sfida a duello con l'interlocutore.
Gli enigmi sono quanto di più semplice si possa trovare, complice anche il motore di gioco, che non consente la combinazione di oggetti, se non in maniera del tutto arbitraria, quando e come il gioco decide che sia giunto il momento giusto per farlo. L'utilizzo dell'inventario si finalizza per lo più con gli elementi dello scenario, con i quali bisogna interagire in maniera alquanto originale. Ci si avvicina fino a fare in modo che Richard si trovi proprio davanti all'hotspot e si seleziona l'oggetto dall'inventario. Raccogliere gli oggetti avviene in maniera quasi simile, solo che una volta avvicinati ad essi bisogna premere Shift per prenderli. Non il massimo dell'intuizione, ma una volta fattaci la mano se ne viene a capo. Benché, come già detto, gli enigmi siano tutt'altro che impegnativi, capita a volte di impazzire nella ricerca di un hotspot male evidenziato e nemmeno il mouse, con puntatore che reagisce quando sovrapposto alle componenti interattive, riesce ad aiutarci in questi frangenti. Vale la pena fare un esempio. Nel quarto episodio ci troviamo al cospetto di un sarcofago sigillato e non c'è modo di aprirlo. Nell'inventario abbiamo una moneta. Data la scarsità di oggetti a nostra disposizione, immaginiamo che essa serva a sbloccare il coperchio, ma nella sala funebre non c'è nulla con cui interagire. Allora ci mettiamo alla ricerca nei corridoi della piramide, i quali si presentano come un labirinto di granito illuminato da una serie di torce, tutte graficamente uguali. Ma fra queste se ne trova una, la quale, solo se esaminata, ci verrà descritta come dotata di una piccola feritoia. Inutile dire che là va inserita la moneta. Questi piccoli elementi di incuria potrebbero portare il giocatore ad essere preda della frustrazione ed abbandonare il gioco. Peggio ancora, scoprire la soluzione di un enigma come questo, dopo tanto tempo speso a vuoto, a rifarsi tutte le schermate, non restituisce soddisfazione ma soltanto rabbia. Piccola nota di demerito aggiuntiva è la resa dei testi di gioco. Non è raro trovare descrizioni di oggetti fuori luogo, del muschio lo posso usare per fare il presepe ad esempio, che rovinano l'atmosfera. Rispetto al quartetto di giochi realizzati per Comic Art Games, ci troviamo al cospetto di qualcosa di più rifinito e giocabile. Se si ha la fortuna di superare di slancio i pochi enigmi male implementati, non si impiegano più di 25 minuti a capitolo, per un totale che potrebbe superare a malapena l'oretta di gioco. Tuttavia la storia ancestrale è un onesto videogioco basato su un'avventura per ragazzi, nato come traino per le vendite dell'opera a fascicoli. Finì anche con l'essere allegata alla rivista PC Play, anch'essa destinata all'oblio di lì a poco. Quello che ci resta però è un prodotto rimasto nei ricordi di tantissimi videogiocatori che vi si dedicarono e che ancora oggi, come riscontrabile nei forum e nei blog personali, ne conservano un piacevole e affettuoso ricordo. E a loro ci aggiungiamo anche il signor Santilio e il signor Nubbo. Alla prossima!